Salve gente, io sono Luca e oggi mi sono messo questa fantastica camicia color patata per parlarvi del concetto di spirito di patate. Qui con me ho una patata, probabilmente l'avete riconosciuta, forse si mangiano anche dalle vostre parti. Ecco, detto ciò, la patata non c'entra niente. Che cos'è lo spirito di patate? C'entra con le patate? No, non c'entra niente con le patate. Per spirito di patate si intende un tipo di umorismo stupido. Di solito un umorismo infantile, scontato, banale, quindi qualcosa che non fa neanche ridere perché è veramente scontato e, se vogliamo, anche infantile. Spesso l'espressione spirito di patate viene usata per riferirsi a giochi di parole stupidi, cioè giochi di parole scontati che nelle intenzioni dovrebbero far ridere, però in realtà non fanno neanche più ridere nessuno perché sono infantili. Vi faccio subito un esempio: se io chiedo a una persona scusa che ore sono e questa persona mi risponde sono le ore di ieri a quest'ora, ecco, questa battuta nelle sue intenzioni dovrebbe far ridere, ma evidentemente non fa ridere, cioè questo gioco di parole è abbastanza stupido, a me non fa ridere e quindi io posso chiamarlo spirito di patate, cioè umorismo stupido. Ecco, per illustrare meglio questo concetto, qui con me ho delle bustine di zucchero che vengono regalate da un supermercato, perché questo supermercato fa una campagna di marketing e dà queste bustine di zucchero, fondamentalmente. Queste bustine di zucchero hanno delle immagini simpatiche. Per esempio, guardate questa immagine, qui c'è una noce di cocco con un cappello e sotto c'è scritto Vincent Van Gogh. Ok, evidentemente avete capito il gioco di parole, invece di dire Vincent Van Gogh, Vincent Van Gogh, perché è un cocco, no? Quindi c'è un gioco di parole. Volevano fare una battuta, questo è una forma di umorismo, diciamo. Poi qui c'è Buffalo Bill. Allora, chiaramente la battuta è sul personaggio di Buffalo Bill, almeno in italiano si chiama Buffalo Bill, e bufala perché questa è una mozzarella di bufala, quindi c'è una mozzarella di bufala con un cappello da cowboy e questo viene chiamato Buffalo Bill, quindi c'è una battuta, diciamo, dovrebbe far ridere nelle intenzioni. Poi qui c'è un uovo sodo con un cappello da ufficiale e sotto c'è scritto ufficiale e gentiluovo. Evidentemente la battuta si riferisce al film Ufficiale e Gentiluomo, no? Qui c'è ufficiale e gentiluovo, quindi di nuovo un gioco di parole che nelle intenzioni dovrebbe far ridere. Qui poi da ultimo c'è un limone con degli occhiali scuri, gli occhiali che usava John Lennon, e sotto c'è scritto John Lemon. Ok, nelle intenzioni questa dovrebbe essere una battuta divertente. A questo punto, se a me queste battute fanno ridere, ok, rido, non c'è niente di male. Infatti questa campagna di marketing ha avuto molto successo, a molte persone piacciono queste battute. Se a voi queste battute non fanno ridere perché trovate comunque questo umorismo stupido o comunque scontato, potete dire che si tratta di spirito di patate, cioè di umorismo banale e scontato, che quindi non fa neanche ridere. Ovviamente quando si parla di umorismo il discorso è sempre soggettivo, cioè una cosa che fa ridere una persona non fa ridere un'altra persona. Quindi è chiaro che qualcosa che magari per una persona può essere divertente, per un'altra persona può essere dello spirito di patate. Sono abbastanza sicuro, anzi sono certo che voi conoscete persone che sono convinte di essere simpatiche, ma che in realtà non sono simpatiche. Quindi quando uscite con loro, queste persone cosa fanno? Continuano a fare battute. Ogni cosa che dite loro fanno una battuta pensando di essere simpatiche, ma in realtà queste persone non sono simpatiche, quindi le loro battute non sono divertenti. E quindi potreste dire a proposito di queste persone che fanno dello spirito di patate. La cosa che ci tengo a sottolineare è questa: una battuta può essere divertente oppure non divertente. Nel caso delle battute che non sono divertenti ci sono vari motivi per cui queste battute non sono divertenti. Potrebbero essere battute fuori luogo, battute offensive, battute inappropriate, eccetera eccetera. Nello specifico lo spirito di patate si riferisce a quelle battute che non sono offensive ma sono molto semplicemente stupide, cioè scontate e banali. Quindi se io dico spirito di patate non voglio dire soltanto che una battuta non è divertente, ma voglio anche precisare che non è divertente perché secondo me è stupida, è scontata e forse anche infantile. Quindi spero che sia chiara la differenza tra sarcasmo offensivo e pungente e spirito di patate. Spirito di patate si riferisce proprio all'idea di stupidità, immaturità e infantilità di determinate battute. Di solito, come dicevo, basate su giochi di parole, su un tipo di umorismo che di solito si fa alle elementari.
Effettivamente queste bustine non volevo dire che non fossero divertenti, ma mi sono servite per illustrare il concetto. Spero che sia tutto chiaro. Ecco, magari nei commenti scrivetemi se queste bustine per voi sono divertenti oppure se al contrario queste battute possono essere definite spirito di patate. Spero che questa camicia color patate vi sia piaciuta e vi saluto.